Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci e le tendenze energetiche predestinate per i prossimi 15 giorni. Quale sarà la vittoria dei pesci? Il successo? Abbiamo la carta dell'appeso, cari amici dei pesci. Di solito quando c'è l'appeso si parla di un periodo di riflessione, un periodo che apparentemente potrebbe anche sembrare fermo, come se l'energia non si muovesse. In realtà è un momento positivo perché avete la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi e fare una lettura quasi personale, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e poi ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ok, è saltata subito via un fantastico fante di coppe, ragazzi. 2 di bastoni, 3 di bastoni, abbiamo la regina di denari, un 6 di spade, un 6 di denari, e un fante di bastoni. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta e poi darò il messaggio generale, il messaggio finale. Andiamo a vedere il fante di coppe. Qui il fante di coppe potrebbe rappresentare voi, un'altra persona o una situazione. Qui abbiamo la luna e il sole. Allora, potrebbe essere una persona del passato considerata la luna, per qualcuno potrebbe essere la persona dei propri sogni. Andiamo avanti. Vediamo il 2 di bastoni. Re di coppe e 2 di spade. Credo che possa riguardare una situazione romantica. Beh, anche lavorativa in realtà sì, perché il re di coppe effettivamente potrebbe rappresentare come un capo e qui un'offerta che qualcuno vi ha fatto. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 2 di coppe. E asso di spade. Datemi un'altra carta per l'asso. Abbiamo un 7 di bastoni. Ho come l'idea che questo appeso faccia riferimento a una vostra indecisione su qualche situazione o qualche relazione che avete in ballo. Allora, da un lato ci potrebbe essere stata un'offerta e di conseguenza è quello che state valutando, che state cercando di capire. Potrebbe essere stata un'offerta di collaborazione, un'offerta di fidanzamento anche per qualcuno. Potrebbe essere un progetto. Qui ho l'idea che una persona a voi molto cara, che conoscete già secondo me, per la quale nutrite particolare stima e affetto, possa rivelarsi qualche cosa di più in questo periodo.
Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Giudizio. E re di pentacoli. Io credo che qualcuno non si senta all'altezza di gestire una situazione o determinati accordi all'interno di una relazione. Però ho anche l'idea che, avendo la luna a inizio lettura, vediate solo una parte della situazione reale. Ecco perché avete l'appeso, perché è il momento, è giunto il momento di guardare le cose dalla prospettiva magari dell'altro. L'altro può essere il partner, l'altro possono essere i clienti piuttosto che il capo. Andiamo a vedere il 6 di spade. Temperanza. Eremita, datemi una carta per l'eremita. 9 di spade. Secondo me è più il vostro modo di pensare, ripeto, o di vedere le cose con la carta della luna che vi debilita, che vi fa venire i dubbi. Quello di cui non vi rendete conto è che avete tutto il potenziale, le capacità, la destrezza, l'abilità di gestire questa situazione. L'unica cosa è che c'è questo 6 di spade. Il 6 di spade è una carta che fa riferimento a tutto quello che abbiamo imparato durante l'infanzia e che ci trasciniamo dietro e che ci blocca. Normalmente, essendo una carta di spade, fa riferimento a quello che pensiamo. Qui abbiamo una distorsione di quello che vediamo, per cui ho come la sensazione che una volta che riequilibrerete i vostri pensieri, il vostro modo di pensare, questa è proprio una carta che parla delle credenze limitanti, ragazzi, e questa qui è una carta che parla di guarigione. Quindi credo che qui, perché avete sia l'eremita che il 9 di spade al contrario, manchi una giusta introspezione. Cioè si vedono le cose in un certo modo, si percepiscono in un certo modo, si integrano, si metabolizzano in un certo modo e di lì si va avanti. Invece qua è come se fosse giunto il momento, anche con questo giudizio al contrario, di vedere le cose così come sono, di togliersi certe proiezioni, certe etichette, mi dicono, dalla testa e andare avanti. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 6 di spade di nuovo, wow. E 10 di bastoni. Sì, non sarà così semplice lasciare indietro tutte queste idee, soprattutto se avete già una certa età, cioè nel senso che siete avanti con l'età, perché più si va avanti, più si creano credenze limitanti e quindi poi più c'è roba da pulire, ma si fa, non vi preoccupate. Il 6 di pentacoli è una bella carta, tutto sommato, è una carta di equilibrio, è una carta di scambio, ma soprattutto è una carta di contratti. Quindi se anche qui fosse una situazione lavorativa dove vi hanno fatto questa offerta, siete titubanti, non sapete, potrebbe esserci di mezzo un trasferimento, un movimento e non sapete se siete in grado di affrontare questa nuova avventura, ecco, quello che vi posso dire è toglietevi questi pensieri limitanti che sono anche pensieri del tipo non so se sono in grado o direttamente non sono in grado, non riesco a fare tutte queste cose da solo o da sola, cioè nel senso, provate, tanto, cioè, finché uno non prova, finché uno non si sfida, non sa fino a dove effettivamente può arrivare. Ma andiamo a vedere quel fante di bastoni. Asso di bastoni, 8 di bastoni. Sento come se alla fine ci fosse una nuova grinta, una nuova curiosità, la voglia di sfidarvi, mi verrebbe da dire, perché con questo appeso in questi 15-20 giorni è come se aveste la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, di guarire certi modi di pensare, togliervi da delle preoccupazioni, da dei pesi, aspettative e responsabilità che non sono vostre. È come se ci fosse da rimettere in equilibrio i piatti della bilancia.
probabilmente vi sentite carichi e qui questa offerta in più vi fa essere titubanti sul se riuscirete a portare a termine questo percorso oppure no, ma è la vostra idea. In realtà, davvero, sento che sarete più abbondanti di quello che sarete in grado di vedere o di spendere, mi dicono. Quindi, se fosse per voi, ci fosse qualche tema legato al denaro, ne arriveranno nuovi contratti, arriveranno nuovi scambi commerciali, vedo abbondanza, vedo ricchezza, senza che dobbiate fare poi granché. Iniziate semplicemente a pulire, diciamo, la parte mentale, la parte astratta da questi pensieri un po' negativi e vedrete che anche il livello della vostra energia va mano a mano alzandosi, va pulendosi, mi viene da dire. Voglio solo una carta per i 6. Ecco, guardate, è venuto fuori un altro 6 di pentacoli. Se dovete fare voi dei contratti, ma anche firmare dei contratti, quello che vi può servire per, diciamo, creare un contratto, un accordo, il più in equilibrio possibile per le parti, il trucco è proprio mettersi nei panni dell'altro. Cioè, cercate di mettere giù le cose in modo che sia per voi che per l'altra persona sia vantaggioso. Così siete, diciamo, quasi sicuri, se vogliamo, che verrà firmato. Bene, ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok. Il pensatore, carta numero 44 e carta numero 52, riparare. Questo pensatore lo sento collegato con il 6 di spade. E anche con questo eremita al contrario, come se avessi bisogno di focalizzarvi sui vostri pensieri. Focalizzarvi vuol dire osservare come pensate. Cioè, proprio fate un pensiero, vi fermate, vi staccate dal vostro corpo, vi guardate in terza persona e dite: ma che interessante, io penso così. Perché penso così? Comunque è un'attività mentale parecchio attiva in questo periodo. E poi abbiamo la carta numero 52, che è la carta del riparare. Dunque, qui ragazzi ci potrebbero essere, siccome c'è questa luna, vi dico che per qualcuno si tratta di un riavvicinamento a una persona alla quale siete molto legati del passato, perché il riparare questo oracolo e anche uno dei significati della carta dell'appeso è quello di perdonare. Quindi io ho la sensazione che per qualcuno ci potrebbe essere una riappacificazione. Magari in questo periodo farete un viaggio. Questo ve lo dico per il 3 di bastoni, dovrebbe essere un viaggio insomma breve. Va bene, andiamo a vedere le fatine e poi andiamo a vedere anche un oracolo dei semistellari. Nuovi inizi, ragazzi. Questa carta vi dice se avete nuovi progetti, qui in questo caso fa vedere un bambino, un bebè appena nato, però se ci sono dei nuovi progetti, se avete delle nuove idee, se ci sono delle cose, insomma, che stanno lavorando nell'ombra, se vogliamo, ma perché non sono ufficiali, questa carta vi invita a tenerle per voi, cioè vi dice di proteggere e nutrire le vostre idee come se fossero un bambino. I bambini vanno nutriti, soprattutto quando sono appena nati, molto spesso. Quindi una volta ogni 3 ore, una volta ogni 3 ore e mezza, 4. Adesso poi dipende dall'età che ha il bambino. Ok? Bene. Andiamo a vedere ancora una carta dei semistellari.
se ne è girata una. No, me lo sono sognato. Ok, Blue Star. Wow, stella blu. E qui vi dice segui la fiamma, la luce, scusate, della tua compassione interiore, la stella blu. Ti porterà verso la verità che risiede dentro la tua anima. Sapete, dicono che quando chi ha il terzo occhio attivo, chi può vedere, diciamo, i campi aurici, dicono che il colore con cui si percepisce l'anima è blu, è un blu come la fiamma del gas quando diventa blu intensa. Questa carta nello specifico parla di una stella blu, che io sappia si chiama fiamma blu, che sarebbe quella dell'anima, però secondo me qui fa riferimento proprio a quello che noi abbiamo dentro, alla nostra anima e non al personaggio, all'ego. Cosa sente la vostra anima interna, di che cosa avrebbe bisogno per. E vi dice seguite la vostra, no scusate, la luce della vostra compassione interna. Questo perché? Perché solo una volta che noi riusciamo a essere compassivi verso noi stessi, riusciamo ad esserlo anche nei confronti degli altri. Se siamo persone che si sgridano sempre, che si giudicano e si criticano sempre, ovviamente anche nei confronti degli altri ci sarà questo tipo di atteggiamento, quindi interessante. Fatemi sapere ragazzi nei commenti come vi risuona la lettura. Spero che comunque ci siano stati degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. E lo stesso lavoro poi lo potreste fare anche se vi abbonate al canale. Nella sezione degli abbonati ci sono 4 playlist, sono numerate e sono da vedere in ordine di numero. Nella playlist 3 tratto, diciamo, sia a livello di corpo, sia a livello di mente, sia a livello di spirito, tutto quello che io conosco e che vi posso dare per aiutare la vostra guarigione. Quindi sono 3 livelli, corpo, mente e spirito. E trovate temi di credenze limitanti per la mente, le meditazioni per sciogliere i blocchi emotivi, insomma ci sono varie tecniche per sciogliere tutti questi pesi che ci portiamo dietro crescendo, insomma, o chissà, magari per qualcuno sono anche di vite passate. Bene ragazzi, comunque i titoli dei video si vedono, se volete dare un'occhiata vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!